Benvenuti signore e signori, mettetevi comodi e permettetemi di illustrarvi brevemente il menu di oggi, tutto a base di MacBook Air M4. Iniziamo con una serie di assaggini, quelle piccole novità, al netto ovviamente del processore, che ci sono in quest'ultimo MacBook Air, per poi però spostarci subito alla portata principale, che è ovviamente appunto l'implementazione del SoC M4 su questo portatile, per chiudere poi infine con tutta una serie di degustazioni di dolci a base di vari portatili della mela, perché mai come adesso è diventato un po' complicato scegliere un nuovo MacBook. È un po' come quando andate a cena in un ristorante elegante, non sapete se prendere quella portata più costosa, più strana, più esotica, che però magari rischia di farvi spendere un sacco e poi non vi soddisfa, oppure se andare sul classico, perché il classico in fondo va sempre bene, no? Allora, partiamo dalla novità forse più evidente, ma nemmeno così tanto. Poi sto parlando della colorazione Sky Blue, che in italiano è stata chiamata celeste. Sono convinto che durante l'introduzione avete pensato che questo fosse il classico MacBook color argento, perché in effetti non è sempre facile capire che è una colorazione lievemente diversa. Certo, quando li mettete fianco a fianco ci si accorge che sono due tonalità diverse, però questo celeste è cangiante, dipende molto dalle luci, a volte con un po' meno luce lo si apprezza quasi di più che quando ce n'è tanta. Insomma, mi piace perché è comunque quel colore leggero che non trattiene molto le impronte e che quindi secondo me nel tempo è migliore, cosa che prima appunto era l'argento rispetto alle tonalità più scure, ma al contempo ha una vivacità in più proprio per questo fatto che a seconda di come lo inclinate, a seconda di come ci batte la luce, questo celestino è più o meno apprezzabile. È una bella variante, insomma. La nuova webcam da 12 megapixel con registrazione video sempre in Full HD e con la funzione di inquadratura automatica che, anche se vi spostate un pochino, vi mantiene bene o male nei limiti del possibile sempre al centro dell'inquadratura, e in più è dotata anche della funzionalità Center Stage, o meglio panoramica scrivania, che vi consente di mostrare quello che sta proprio di fronte al MacBook. Potete regolare appunto la finestrina, vedete, in base un po' alle vostre esigenze, in base alla posizione ovviamente anche della webcam, e una volta avviata la panoramica scrivania avete questa visuale che comunque, come vedete, è fortemente distorta, che comunque può servire durante una riunione se volete mostrare qualche cosa che sta appunto sulla scrivania ai vostri interlocutori. Guardate però com'è deformato questo povero pixel che sembra quadrato. Apple, perdonami, non avevo un iPhone, mentre invece dal vivo è ovviamente rettangolare. Insomma, utile sì, ma con i suoi limiti. Altra novità, grazie a Apple Intelligence, adesso tutti i MacBook hanno come minimo 16 GB di memoria unificata. Anche MacBook Air parte infatti con questo taglio di memoria, niente più 8 GB. Ed una ottima notizia tra l'altro, perché comunque 16 GB di memoria unificata non sono direttamente paragonabili ai 16 GB di RAM di un sistema x86, perché hanno tutta un'altra velocità di accesso, lettura, scrittura, e quindi insomma quei 16 giga sono davvero tanti, ed è bene che ci siano anche nel modello base. Dicevo grazie ad Apple Intelligence perché bene o male è a causa della IA di Apple, che tra l'altro da noi ancora non è nemmeno arrivata, che c'è stato questo salto in avanti del quantitativo minimo di memoria unificata. Piccolissimo salto in avanti anche per la batteria, ma solo nel modello da 13 pollici si passa da 52,6 a 53,8, quindi la differenza è davvero minima, mentre invece sul 15 pollici rimane sempre la 66,5 Wh. Su tutti i MacBook Air però arriva finalmente il supporto a due schermi esterni fino a risoluzione 6K ciascuno, con in più anche quello principale del MacBook in utilizzo, una cosa che secondo me, vi dico la verità, non useranno in tantissimi, ma era comunque una delle critiche che veniva fatta ai modelli precedenti e adesso è stata risolta. E infine, sottilissima differenza, il tasto mute è adesso sbarrato laddove invece prima era semplicemente vuoto. Piccolissima differenza appunto, giusto per non creare ambiguità sul senso di quel pulsante, che ormai probabilmente tutti gli utenti MacBook già conoscevano. Ma veniamo a lui, al processore M4, che qui non è che debutta in senso assoluto perché l'abbiamo già conosciuto sul Mac Mini M4, ma debutta comunque sulla serie Air, ovvero una serie che è senza ventole. Qui il raffreddamento è completamente passivo, quindi sempre silenzioso, ma ovviamente è lecito aspettarsi che ci sia qualche compromesso lato termico, perché comunque, non essendoci
un sistema di raffreddamento attivo sotto carico, il processore potrebbe andare in throttling. E ovviamente ci va, ma guardiamo bene come si comporta sia in rapporto ad un Mac Mini M4 che per fortuna ho a portata di mano nella stanza sopra questa, con cui ho potuto fare appunto un po' di raffronti, e anche il rapporto per esempio al mio fido MacBook Pro con M1 Pro, che mi accompagna ormai da circa 3 anni e mezzo, del quale non ho mai avuto ragione di lamentarmi, ma che se confrontato con questo MacBook Air M4, guardate. Allora, questo è Geekbench 6.4 sulla CPU, un test tutto sommato abbastanza sintetico, e infatti vedete come sia in single core che in multicore tra Mac Mini M4 e MacBook Air M4 non ci sia sostanzialmente differenza, perché ancora lo stress non è così elevato da far andare in throttling il MacBook, ma la differenza c'è come rispetto al MacBook Pro M1 Pro. Siamo oltre il 55% in più in single core e oltre il 37% in più in multicore, quindi una differenza importante che si va poi a notare sia nelle operazioni piccole quotidiane che nei casi in cui avete bisogno appunto di più potenza per completare prima un task più esigente, ma di quello poi riparleremo a breve. Vediamo il salto davvero più notevole, quello sul Neural Engine. Questo è Geekbench AI. E il dominio dei MacBook M4 è davvero netto. Il test single precision è quello con operazioni floating point, ovvero in virgola mobile a 32 bit, e qui abbiamo almeno un 25% in più del chip M4 rispetto all'M1 Pro, che non è affatto male. In half precision, che sostanzialmente è sempre virgola mobile ma a 16 bit, quindi riduci la precisione permettendo di eseguire più operazioni in parallelo, l'ultimo SoC di Apple riesce ad avere dei punteggi più che doppi rispetto all'M1 Pro, e ancora di più se scendiamo nel livello quantized, che è quello con gli interi ad 8 bit, quindi non più in virgola mobile, quello utilizzato sostanzialmente nelle reti neurali pensate per dispositivi mobili o embedded, siamo a oltre il triplo. I passi in avanti, insomma, compiuti da Apple in questo ambito sono davvero notevoli. Giusto per testimoniare quanto la società di Cupertino punti sull'intelligenza artificiale, chiariamo che poi una cosa del genere diventa notevole quando eseguite applicazioni AI in locale. Non sto parlando di ChatGPT, Gemini o altri che vengono eseguiti nei server di OpenAI, Google, eccetera. Qui si tratta appunto di quando avete a che fare con operazioni di intelligenza artificiale direttamente sul MacBook, e la differenza è davvero abissale rispetto appunto all'M1 Pro, molto di più di quanti non siano stati i progressi compiuti sul fronte CPU, che comunque sono notevoli. Ritorniamo appunto sulla CPU con Cinebench 2024, che è un test molto più intenso, e anche se facciamo una singola run, qui vedete che la differenza tra MacBook Air M4 e Mac Mini M4 inizia a farsi sentire. Non ovviamente in single core, che non è un'operazione che va a stressare il sistema al punto da avere bisogno di una ventola, ma nelle operazioni multicore, dove si inizia a vedere un certo distacco appunto tra le due implementazioni dell'M4, quella con raffreddamento attivo e quella con raffreddamento passivo. E ribadisco che qui si tratta di un solo giro di Cinebench 2024 fatto a freddo, quindi con la macchina a riposo, prima appunto dell'esecuzione del benchmark. Che succede se andiamo a fare uno stress test, cioè 30 minuti di esecuzione continua di Cinebench sia su CPU che su GPU. Ho preso qui in considerazione soltanto i valori multicore della CPU, perché non aveva senso appunto prendere il single core, e vedete come il MacBook Air M4 a freddo o dopo 30 minuti esibisca una certa differenza, e in ogni caso già a freddo, proprio per l'intensità di questo test, la versione con Mac Mini M4 era decisamente superiore. Diventa la stessa cosa evidente sempre sulla GPU, in entrambi i casi praticamente abbiamo un calo di circa il 10% dopo una mezz'ora di utilizzo, che può poi andare ulteriormente ad aumentare con il passare del tempo. Notate però che anche questi valori del MacBook Air sotto stress, per esempio 793 multicore, sono comunque superiori a quelli che faceva il MacBook Air M1 Pro 669, quindi c'è oltre 100 punti di differenza nonostante il MacBook Air sia andato in throttling. E giusto per chiudere con le differenze, ci sono notevoli progressi anche sul fronte GPU tra appunto M4 ed M1 Pro, come vedete da questo grafico, che ci dice che sostanzialmente siamo su un oltre 70% in più sull'M4 rispetto all'M1 Pro. Trovate ovviamente tutti questi test e altro nella recensione completa che ho pubblicato su smartwork.it e che come ogni volta vi invito a leggere, il link è qua sotto. Quello che mi preme sottolineare sono 2 o 3 aspetti fondamentali.
Intanto il fatto che sì, non avere una ventola, ovviamente, quando il carico diventa prolungato, influenza le performance di questo MacBook Air. Però le influenza ad un punto che comunque secondo me non è penalizzante per la stragrande maggioranza degli utenti. Il mio fido MacBook Pro con M1 Pro non mi ha dato mai alcuna ragione di lamentarmi delle sue performance, tanto che nella produttività quotidiana addirittura lo tengo in modalità risparmio batteria giusto per avere un pochino più di autonomia, perché comunque non mi servono le sue prestazioni al massimo. E abbiamo visto che MacBook Air, anche sotto stress, è comunque superiore. Quindi figuratevi di quante prestazioni è in grado questo computer per soddisfare appunto la maggior parte delle esigenze, ma addirittura anche se lo usassi in modalità stress, sarebbe comunque superiore al MacBook di 3 anni fa in versione Pro, in versione con ventola. Questo giusto per capire che ormai stare a spaccare il capello sulle prestazioni può avere senso per l'utente professionale, ma per l'utente che andrà ad acquistare il MacBook Air, la potenza raggiunta dai SoC di Apple è ormai così elevata che non dovete farvi assolutamente alcun tipo di problema. E tutto ciò soprattutto senza andare ad incidere sull'autonomia in maniera significativa, anzi, la cosa che mi meraviglia di più è che ogni nuova generazione dei processori M non solo migliora le prestazioni, ma non lo fa andando a scapito dell'autonomia, che qui è comunque come sempre stellare. I 2 giorni lavorativi ce li potete fare davvero su una macchina del genere e comunque anche in quella giornata in cui andaste a stressarlo di più è praticamente impossibile non arrivare a fine giornata con 8 ore abbondanti di lavoro. Risultati davvero notevoli, soprattutto se pensate che questo è un computer sempre silenzioso e che anche in quelle situazioni sotto stress intenso, Cinebench, mezz'ora e passa lì a girare, che comunque non è una cosa molto tipica, la temperatura superficiale non era comunque mai problematica, lo potete tenere comunque appoggiato anche sulle ginocchia, non dà fastidio sul palm rest, insomma è una macchina sempre usabilissima come davvero poche altre. E veniamo infine al prezzo e a quale MacBook può essere conveniente acquistare, perché le cose si fanno un pochino complicate. Guardate, siamo sul sito di Apple, acquista MacBook Air M4. La versione base da 13 pollici parte da 1.249 euro, che sono 100 euro in meno rispetto alla versione M3, per di più se vi ricordate con il doppio della memoria unificata, quindi è un ottimo prezzo di partenza. Questo è uno di quei momenti in cui comprare un MacBook, secondo me, MacBook Air in particolare, è particolarmente vantaggioso. Versione base che ha CPU a 10 core, GPU a 8 core, 16 GB appunto di memoria unificata e 256 GB di SSD. Magari questi 256 GB ci stanno un pochino stretti. Allora che facciamo? Andiamo a aumentarli per 250 euro a 512, ma attenzione, facendo questo piccolo upgrade migliora anche la CPU, che passa, o meglio la GPU che passa a 10 core contro gli 8 core iniziali, vengono inclusi automaticamente se voi fate l'upgrade dello spazio di storage, laddove invece se volete solo migliorare il processore lo pagate 125 euro. A questo punto mi verrebbe da dire fate con una spesa unica 250 miglioria sia di storage che di processore e arrivate a 1500 euro. Bene, però vedete a 1549 si passa al 15 pollici che ha una batteria maggiorata rispetto al 13 pollici, ha più autonomia, è inutile girarci attorno e ha anche uno schermo più grande, 15 pollici è oggettivamente più grande di 13, però siamo ripartiti di nuovo da 256 GB. Magari ci vanno stretti, però per ripassare a 512 1799 euro. E attenzione perché guardate un po', MacBook Pro da 14 pollici parte da 1949 euro, appena 150 euro in più rispetto al 15 pollici Air. E sia chiaro che qui partiamo da 16 GB di memoria unificata e 512 esattamente come l'Air precedente, ma abbiamo uno schermo che è molto migliore. Una delle piccole critiche infatti che si possono fare al MacBook Air riguarda proprio il display, che sì, ok, ha un'ottima calibrazione, una buona gamma cromatica, però è inchiodato a 60 Hz, mentre su MacBook Pro c'è il ProMotion fino a 120 Hz. Ha una luminosità di 500 nit, che sì, sono anche superiori alla media, ma solo in SDR, mentre invece MacBook Pro arriva in XDR, HDR per capirsi, a 1600 nit di picco e comunque la luminosità standard è superiore
E poi ancora su MacBook Pro c'è quella bellissima finitura antiriflesso che abbiamo tanto apprezzato, che qui non è nemmeno disponibile come opzione. E poi MacBook Pro ha una batteria maggiorata rispetto a MacBook Air, insomma quei 150 euro di differenza alla fin fine hanno un senso. Poi c'è la ventola che vi permette di sfruttare appieno il processore. E insomma, vedete, no, come funziona? Apple ha sempre fatto questa cosa di creare un po' una scala fatta molto molto bene tra i suoi vari modelli, questo grazie anche al fatto che gli upgrade costano sempre un po' uno sproposito e quindi nel momento in cui decidi di farne uno ti avvicini così tanto al modello superiore che quasi quasi potrebbe convenire passarci. Ecco, io invece vi ribadisco il fatto, che ho già sottolineato prima, che questa macchina qui nella sua configurazione base va talmente bene che non dovete farvi tentare da niente di più a meno che non sappiate che davvero vi serve. Non state a farvi problemi sulle prestazioni a meno che non siate utenti davvero professionali che spaccano il capello sulle performance, perché anche la versione base va benissimo e se avete la possibilità di archiviare i vostri dati da qualche altra parte magari vi fate andare bene anche quei 256 GB di storage che in fondo per le attività quotidiane vanno bene. Avete un NAS, avete un disco esterno, rimediate con quelli. Non fatevi convincere, insomma, a salire quella scala perché è un attimo ritrovarsi da un prezzo di partenza di 1250 euro a valutare qualcosa che va intorno ai 2000 euro, che per carità vi dà di più, ma sono abbastanza convinto che la maggior parte di voi non ne avrebbe davvero bisogno. Ovviamente smentitemi come sempre nello spazio dei commenti, siamo qui apposta per confrontarci. Nel momento in cui è appena uscito questo MacBook dovesse anche scendere di prezzo, la versione da 13 pollici in particolare potrebbe arrivare intorno ai 1000 euro, magari tra qualche mese sarebbe veramente uno shut up and take my money istantaneo, come del resto erano anche i MacBook Air delle generazioni precedenti, scendendo sotto i 1000 euro. In questo caso secondo me ancora di più, ma già adesso è un ottimo prezzo di partenza, al netto purtroppo degli upgrade che, come abbiamo appena visto, cambiano un po' le carte in tavola. Vi ricordo che se aveste apprezzato il video, come sempre un bel like e l'iscrizione al canale sono il modo migliore per farcelo sapere e ribadisco che se voleste confrontarvi lo spazio dei commenti è come sempre aperto. Da parte mia un saluto e alla prossima!